Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. È appena finita la partita Spezia-Napoli, dominio assoluto degli azzurri. Un applauso per l'ennesima vittoria alla banda di Spalletti. È appena finito il match, partita chiusa, ovviamente il primo tempo. Spezia tutto dietro la linea del pallone e il Napoli ha faticato a trovare spazi e a servire Osimhen come si deve, però ci sta che la partita era così ed era già era saputo, era risaputo, scusate, che la partita era questa qua. Si sblocca la partita nel secondo tempo, inizio secondo tempo, calcio di rigore per il Napoli, va a battere Kvaratskhelia e io prima di decidere il tiratore inneggiavo, vai Quara, fate battere a Quara. Ha battuto Kvaratskhelia 1-0, poi ovviamente lo Spezia, cercando di pareggiare la partita, si è aperto un poco e negli spazi il Napoli ti fa completamente male. Anche perché abbiamo visto un Napoli pimpante a livello atletico per 90 minuti. Anche quelli che sono entrati, quando entrano, subito trovano il ritmo della partita. Vedi Ndombele, vedi Olivera che ha fatto una grandissima partita quando è subentrato. Non c'è niente da dire per questo Napoli, ragazzi. È stupefacente. Comunque 1-0, si apre la partita con il calcio di rigore e poi la chiude il solito Osimhen. Osimhen si va a prendere un gol che non era nell'area, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Una palla che scende a campanile tra tre difensori e il portiere dello Spezia. Osimhen va lì a saltare di testa e arriva più in alto di tutti e chiude il match 2-0. Si chiude la partita. Poi il terzo gol nasce da una palla persa al limite dell'area di rigore. Kvaratskhelia recupera la palla e serve un assist a Osimhen. Poteva anche calciare, però è qui che si vede la forza del Napoli. Il gruppo e il non risparmiare il passaggio al compagno invece di tentare la conclusione ovviamente egoistica da solo. Kvaratskhelia vede Osimhen, gli passa il pallone, poteva segnare lui e invece fa marcare un altro gol al grandissimo Osimhen che allunga in campionato dal punto di vista della classifica cannonieri, ma secondo me Osimhen la può vincere a mani basse la classifica perché, ripeto, il 2-0, il gol che chiude la partita, è solo merito suo. Una palla che scende dal cielo a campanile dove ci sono tre difensori e il portiere, nessun attaccante sarebbe andato a disturbare o a cercare di prendere quel pallone. Osimhen fa un terzo tempo, arriva più in alto di tutti, più in alto anche del portiere dello Spezia. Pallonetto 2-0 e chiusi i conti. Grandissimo Spalletti che si è presentato con la squadra titolare, la squadra che ha battuto la Roma, con Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen e tutti i titolari in campo perché c'è da macinare gioco e ci sono punti da conquistare tutte le domeniche perché è lunga e perché io l'ho sempre detto, i 13 punti vedremo se saranno 13 se l'Inter vince stasera, c'è il derby, però sono partite che vanno vinte, non per forza, però devi provarle a vincere tutte quante queste trasferte che sono ostiche contro le cosiddette piccole fuori casa perché si chiudono a riccio e non riesce a sfondare, anche se il Napoli, ripeto, ha avuto il completo dominio del gioco. Possesso palla da una parte e dall'altra, sovrapposizioni, i terzini che arrivavano all'interno di Lorenzo e Mario Rui, Kvaratskhelia che secondo me oggi il migliore in campo insieme ad Anguissà, perché trovare il migliore in campo del Napoli tutte le domeniche dici sempre Osimhen, Osimhen, Osimhen perché è l'uomo decisivo, però Kvaratskhelia da destra a sinistra, tanta qualità e quantità soprattutto, e anche Anguissà perché è dovunque. Anguissà tra i tre di centrocampo, a parte Lobotka che non abbiamo il sostituto, perché Demme comunque deve ancora farci vedere se riesce a fare il vice Lobotka, però Anguissà è l'insostituibile del Napoli. È insostituibile perché è dappertutto, recupera palloni dappertutto, va a raddoppiare la marcatura sia sulla fascia di Politano nel secondo tempo, sia sull'altra fascia dove c'era Quara, poi è arrivato Elmas.
è veramente... Poi dici, ok, però ha sbagliato qualche stop, qualche passaggio. Vedo, quella è la lucidità, non è che può essere lucido per tutta la partita, però se andiamo a vedere chilometri percorsi e il rendimento di Anguissà è qualcosa di stratosferico. Fatto sta, 56 punti, la capolista se ne va ancora una volta, giochiamo alle 12:30, partita vinta, così possiamo guardare rilassati, così ci sediamo, mangiamo perché ancora non abbiamo mangiato, e ci guardiamo la Serie A con un derby stasera che comunque vada, abbiamo guadagnato punti su qualcuno, perché il sottoscritto ancora, non è che non dico che vinciamo lo scudetto, però ancora a piedi per terra, ci sono tante partite da giocare e le antagoniste che giocano stasera sono Inter e Milan. O esce una X o vince una delle due, il Napoli avrà guadagnato punti su qualcuno. Ed è qua che voglio arrivare. Tu ti guadagni sul Milan, guadagni sull'Inter, poi tirando le somme, alla fine è stata comunque una vittoria che è decisiva nella corsa a scudetto. Lo era decisiva la vittoria con la Roma, perché con la Roma forse era uno scontro diretto, più diretto che con lo Spezia ovviamente, però sono tutte decisive perché sono tutte vittorie che portano a guadagnare punti e ad allungare sulle altre. È un Napoli che è un bel vedere. Dominio assoluto anche oggi. La perdiamo alla prossima la partita, ragazzi. Voi gufi, non vi preoccupate, voi potete sempre gufare, anche se ultimamente ho visto che avete smesso perché state perdendo le speranze. Ragazzi, sono ancora tante le partite da giocare. Sempre Forza Napoli, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e iscrivetevi al canale se vi va. Ciao!